Incredibile capacità di controllo dell'arco della saldatura TIG. Stiamo parlando di 7 decimi di spessore. Oggi ragazzi saldiamo 7 decimi di spessore con un risultato di saldatura colorata e non passa neanche dall'altra parte. Qualità attraverso la competenza. Questa saldatrice risolve i tuoi problemi se trovi fatica a saldare materiale sottile. Grazie a questo modello di DK Power Easy TIG 200, questa qua è una saldatrice inverter, permette di saldare sia TIG anche ad elettrodo. Permette di saldare a TIG ad alta frequenza e bassa frequenza e permette di saldare a TIG a freddo. Ma il vantaggio di questa saldatrice è la sua capacità di lavorazione con la modalità pulsato. La saldatrice permette di arrivare fino a 200 Hz. Quali sono i vantaggi che offre la modalità pulsato? La modalità pulsato offre maggiore precisione e un maggior controllo dell'arco e un minor deformazione del materiale e un miglioramento della penetrazione. La saldatrice offre anche una opzione, viene chiamata SS Clean, che permette la soluzione di decappaggio. Cioè cosa vuol dire? Con noi una volta abbiamo finito la nostra saldatura, con questa soluzione impostiamo questa modalità che permette la pulizia della saldatura dopo aver finito la nostra saldatura. Quindi se abbiamo una saldatura colorata finita possiamo fare il decappaggio per pulire la nostra saldatura. Quindi questa saldatrice ragazzi completa di tutto. Andiamo subito a scoprire la capacità e i funzioni di questo modello di DK Power Easy TIG 200. Bene ragazzi, questo qua è lo schermo della nostra saldatrice. Abbiamo qua per primo la modalità TIG ad alta frequenza, qua abbiamo la modalità TIG a bassa frequenza, qua abbiamo la saldatura ad elettrodo e qua abbiamo la modalità che parlavo prima, l'SS Clean, che permette il decappaggio del materiale dopo aver finito la nostra saldatura. Qua invece ragazzi abbiamo la modalità pulsato, la saldatura a freddo e la saldatura TIG normale. Qua abbiamo invece la modalità 2 tempi e la modalità 4 tempi. Per impostare la modalità spot dobbiamo mettere la saldatura con le funzioni a freddo. Guardate che funziona direttamente in automatico. Qua abbiamo il menu della regolazione della saldatura ad elettrodo. Guardate, una volta che abbiamo impostato la saldatura ad elettrodo, qua possiamo regolare l'inizio caldo e la forza dell'arco. Questa qua è la nostra rampa di lavorazione. Qua per primo abbiamo il pregas. Praticamente il pregas permette la regolazione dell'uscita del gas all'inizio della nostra saldatura. Qua di seguito abbiamo la corrente iniziale che ci arriva fino a 100 A. Una volta che abbiamo regolato la nostra corrente iniziale, di seguito abbiamo per quanti secondi deve essere accesa la nostra corrente iniziale. Una volta che abbiamo regolato, di seguito qua abbiamo la nostra corrente di lavorazione. Questo è il simbolo della nostra corrente di lavorazione. Di seguito abbiamo i secondi della chiusura della corrente finale, quindi qua abbiamo la regolazione della corrente finale che arriva fino sempre 100 A. Quindi una volta abbiamo regolato la corrente finale, per primo qua abbiamo per quanti secondi dobbiamo impostare e qua per ultimo abbiamo il posto gas. Cosa sarebbe il posto gas? Sarebbe l'uscita del gas al termine della nostra saldatura. Come facciamo a attivare questi parametri di regolazione del pulsato? Dobbiamo attivare la modalità pulsato, che questo è il simbolo della modalità pulsato. Una volta che abbiamo attivato il pulsato, guardate, sono stati accesi i parametri di controllo della modalità pulsato. Praticamente la regolazione del pulsato fatta di corrente di fondo che va regolata fino a 200 A. Una volta che abbiamo regolato la nostra corrente di fondo, di seguito abbiamo la frequenza. Questa frequenza fatta in Hertz, che la saldatrice permette di arrivare fino a 200 Hz. In poche parole, questi Hertz sono i battiti di pulso. Quindi se noi andiamo a impostare la saldatrice a 1, vuol dire che abbiamo impostato la frequenza a 1 battito al secondo. Qua abbiamo 5 battiti al secondo, 11 battiti al secondo, come avete visto prima che la saldatrice arriva fino a 200 battiti al secondo.
Bene, qua di seguito abbiamo il do it to cycle che viene regolato in percentuale, che parte da 10% fino a 95%. Praticamente cos'è questo do it to cycle? Una volta impostato a 95% permette l'apertura dell'arco mentre facciamo la nostra saldatura, mentre se noi andiamo a impostare a 10% permette di chiudere l'arco quando facciamo la nostra saldatura a pulsato, come abbiamo fatto qua prima. Per saldare i 7 decimi ho impostato il do it to cycle al 10%, guardate, che permette di chiudere l'arco e scalda meno il materiale, favorendo questo risultato. Guardate, la saldatura colorata è stata effettuata senza nessun difetto. Per effettuare questa saldatura di spessore di 7 decimi, guardate, la saldatura è stata effettuata senza nessun difetto. Guardate, scaldando meno il materiale, la saldatura non è stata passata dall'altra parte, favorendo così questa qualità di saldatura. Quindi per effettuare questa saldatura sto utilizzando la modalità a pulsato, vado a impostare la corrente di fondo a 20 A, la frequenza la vado a impostare a 170 battiti al secondo. Per il do it to cycle lo sto ottenendo una percentuale al 10%, sarebbe la chiusura dell'arco, sto ottenendo l'arco chiuso al 10%. Come amperaggio utilizzo la saldatrice per saldare 7 decimi a 50 A. Bene ragazzi, questo qua è il nostro materiale da saldare, che è stato puntato da un lato, e questo qua è il nostro lato dove andiamo a effettuare la nostra saldatura. Come spessore dobbiamo saldare uno spessore di 7 decimi, guardate. Adesso andiamo a effettuare una saldatura, così andiamo a vedere il nostro risultato insieme. Ecco fatto, e questo è il nostro risultato. Guardate che spettacolo ragazzi, la saldatura senza nessun difetto, saldando 7 decimi di spessore, e ovviamente la saldatura non è passata dall'altro lato grazie alla modalità pulsato, che offre diversi vantaggi, tra cui una maggiore precisione, un migliore controllo dell'arco e un migliore penetrazione e un minore deformazione del materiale. Guardate ragazzi che spettacolo, il materiale è stato scaldato meno effettuando questo risultato. Vi ricordo che noi abbiamo saldato 7 decimi di spessore, guardate. Per effettuare questa saldatura ad angolo, guardate che spettacolo ragazzi, vado a utilizzare la modalità pulsato. Per impostare la modalità pulsato vado a impostare la corrente di fondo a 20 A. Per quanto riguarda la frequenza lo vado a impostare a 6 battiti al secondo. Per quanto riguarda l'apertura dell'arco, il do it to cycle lo vado a impostare al 50%. Voglio che l'arco resta aperto il 50%. Per quanto riguarda la corrente di saldatura vado a impostare la saldatrice a 110 A. Blocchiamo bene il nostro pezzo da saldare, così.
Mamma mia, che spettacolo, ragazzi. Guardate che spettacolo, ragazzi. La massima precisione utilizzando la modalità polsato. La saldatura è stata effettuata senza nessun difetto. Guardate. Non è neanche passata dall'altra parte. Guardate. Che spettacolo, ragazzi. Per effettuare questa saldatura in piano, guardate che spettacolo, ragazzi, guardate che maglia, la saldatura senza nessun difetto utilizzando la modalità polsato. Quindi vado a impostare la corrente di fondo al minimo, sarebbe 20 A. Come frequenza vado a impostare la saldatrice a un battito al secondo. Per quanto riguarda il do it to cycle, la percentuale lo vado a impostare al 40%. Per la corrente di lavorazione vado a impostare la saldatrice a 70 A. Mamma mia, che spettacolo, ragazzi. Guardate che spettacolo, ragazzi. Controllo totale della saldatura TIG grazie alla modalità pulsato. Guardate che la saldatura senza nessun difetto. Guardate, ragazzi. Per quanto riguarda la pulizia del materiale, andiamo a impostare la modalità SS Clean per fare la soluzione di decappaggio. Bene, ragazzi, una volta che abbiamo impostato l'SS Clean, dobbiamo smontare il nostro kit di ceramica e dobbiamo montare il nostro pannello per fare il decappaggio. Così, una volta montato, accendiamo lo spiratore, così evitiamo di respirare un fumo tossico. Dobbiamo utilizzare il nostro liquido di decappaggio, questo qua. Facciamo una passata, dopo digitiamo questo pulsante. Guardate che il nostro materiale è stato pulito. Ecco fatto. Prendiamo uno straccio pulito, puliamo con questo modo, guardate, ragazzi, prima il materiale era così. Una volta che è stato utilizzato l'SS Clean, la saldatura è stata pulita, guardate, effettuando il decappaggio dopo aver finito la nostra saldatura. Come potete vedere, ragazzi, la saldatrice dopo 20 minuti di non utilizzo, la saldatrice va in stand-by con la ventola spenta, ma la saldatrice resta sempre accesa. Grazie a questa funzione permette la lunga durata della saldatrice e offre un vantaggio di evitare che la saldatrice rimane sempre accesa, che consuma sia corrente e consuma anche la vita della saldatrice. Per fare partire ancora la saldatrice basta toccare il pulsante per saldare. Guardate, avete sentito che la ventola è stata accesa e si è acceso anche il pannello della saldatrice.
La saldatrice ha un vantaggio di proteggere il tungsteno quando facciamo la nostra saldatura, cioè se noi abbiamo la ceramica appoggiata per effettuare la nostra saldatura, senza che parte l'arco, se noi per caso sbagliamo, tocchiamo con il tungsteno il materiale, guardate, la saldatrice è andata in automatico in stand-by. Questo sistema permette la lunga durata del tungsteno, quindi non dovete avere problema di ogni 3x2 di molare il tungsteno. Per qualsiasi informazione ragazzi, se avete dei dubbi scrivetemi pure nei commenti. Mi raccomando ragazzi, salvate il video, condividetelo, mettete like, mettete commenti. Ciao, alla prossima.